Arcimboldo si specializzò nella produzione di figure umane allegoriche composte di oggetti e di prodotti di natura, in cui si uniscono al gusto bizzarro e morboso del manierismo nordico la tradizione delle caricature leonardesche e il gusto di genere. Qui vediamo di profilo la primavera, in un tripudio di erbe e fiori di stagione. Una vera icona della storia dell'arte, oltre ad essere una delle immagini più celebri della primavera. In un ombroso boschetto sono disposti 9 personaggi che richiamano alla stagione primaverile, tra cui spicca al centro Venere. Il suolo è composto da un verde prato disseminato da un'infinità di specie vegetali e un ricchissimo campionario di fiori. Non ti scordar di me, iris, fiordaliso, ranuncolo, papavero, margherita, viola e gelsomino. Chi meglio di lei, l'artista del pastello leggero e aggraziato, avrebbe potuto rappresentare un'allegoria della primavera? Rosalba Carriera rappresenta la stagione come una giovane donna con un seno scoperto, fiori tra le braccia e nei capelli. Unica nota di colore che spicca nell'opera è il bellissimo drappo azzurro che abbraccia la primavera. Documento favoloso, Le Tres Richères è un ricchissimo libro d'ore tra i più famosi codici miniati del mondo. Commissionato ai fratelli Limbourg intorno al 1410, il sontuoso volume sopravvisse sia ai 3 artisti sia al generoso committente. Tra le pagine dei mesi, quella di marzo, che dovrebbe segnare l'inizio della primavera, mostra il lavoro febbrile nei campi per preparare i raccolti. Maestro nel creare giochi di luce e ombre, lo scultore Rodin tentò di mostrare la personalità dei soggetti delle sue sculture, facendo in modo che fosse il corpo umano, nelle posizioni e nella tensione dei muscoli, a parlare direttamente con l'osservatore. Qui la primavera è personificata dal sensuale abbraccio tra 2 giovani amanti. Paul Cézanne realizzò per il Petit Palais di Parigi le 4 stagioni. Qui ovviamente vediamo la primavera, rappresentata da una bella donna bionda con un drappo rosso a coprirle il corpo e una ghirlanda di fiori tesa tra le mani, sullo sfondo del cielo e di un verde prato. Van Gogh coglie con il suo inconfondibile stile dalla pennellata scomposta in tanti segni un momento di pesca sulla riva di un fiume. Gli alberi hanno il verde fresco della primavera, l'acqua e il cielo sono limpidi e ci sembra quasi di sentire la brezza e il profumo di una giornata d'aprile. Lefebvre, pittore accademico francese, realizzò molte allegorie nel corso della propria carriera. La primavera venne rappresentata dall'artista come una giovane donna vestita di bianco e con fiori tra i capelli e in grembo. Ci sorride, promettendoci la bella stagione. Una leggera brezza le muove i capelli, portandoci il profumo inebriante di un prato fiorito a metà aprile. Questo dipinto fa parte di un ciclo dedicato alle stagioni, a cui Millet si dedicò durante gli ultimi anni della sua vita. In quest'opera, marginale è lo spazio che l'artista lascia all'uomo. Quest'ultimo, infatti, è rappresentato da una piccola figura di contadino sotto l'albero al centro. L'opera è l'espressione di un incontro, di un dialogo velato di lirismo e di poesia tra l'uomo e la natura. Agli impressionisti piaceva dipingere all'aperto e cogliere tutte le sensazioni che ci dà la luce, la pioggia e il vento. E la primavera, con i fiori, il profumo e le belle giornate, fu un ottimo soggetto da studiare per Monet. Qui il principale artista dell'impressionismo rappresenta 2 donne sedute su un prato sotto a un bellissimo frutteto in fiore. I cappelli di paglia e la situazione da lettura all'aperto ci fanno venire voglia di andare al parco o in campagna per crogiolarci al sole. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.